Devi sapere che le parole hanno un potere incredibile. Modellano i nostri pensieri, influenzano le nostre azioni e, in ultima analisi, creano la nostra realtà. Ti sei mai fermato a considerare come le parole che usi ogni giorno potrebbero influire sulla tua vita? Oggi esploreremo 3 parole specifiche che potrebbero sabotare segretamente il tuo successo e la tua felicità, senza che tu te ne renda conto. Queste 3 parole, apparentemente innocue, ti stanno trattenendo, bloccando il tuo cammino verso il raggiungimento dei tuoi sogni e il vivere la tua vita migliore. Ma ecco la parte emozionante. Semplicemente rimuovendo queste parole dal tuo vocabolario quotidiano, puoi sbloccare il pieno potenziale della legge di attrazione e iniziare a vedere risultati straordinari in ogni area della tua vita. Ma, prima di immergerci nelle potenti strategie che esploreremo oggi, voglio darti il benvenuto su Migliorarsi 24, il canale YouTube dove trovi tantissimi consigli su come migliorarti e portare la tua vita al livello successivo, e incoraggiarti a partecipare. Commenta qui sotto con i tuoi pensieri, le tue esperienze o domande che potresti avere durante il video. Pensaci un attimo. Quante volte ti capita di usare queste parole senza pensarci 2 volte? Una parte così naturale del nostro linguaggio che raramente ci fermiamo a considerare il loro impatto. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che queste parole sono come piccole ancore che ti appesantiscono e ti impediscono di volare verso nuove altezze? Potresti chiederti: quali sono queste 3 parole? E come possono avere un impatto così grande sulla mia vita? Bene, preparati a rimanere sorpreso. Queste parole sono così comuni che mentre le usi più volte al giorno, una volta che ne capirai il potere nascosto, non le guarderai mai più allo stesso modo. Sei pronto a scoprire il segreto per trasformare la tua vita attraverso il potere delle parole? Sei pronto a prendere il controllo del tuo linguaggio e, di conseguenza, del tuo destino? Perché è esattamente quello che faremo oggi. Alla fine di questo video avrai le conoscenze e gli strumenti per rivoluzionare completamente il modo in cui parli e pensi. Imparerai come sostituire queste parole negative con potenti alternative positive che attireranno successo, abbondanza e felicità nella tua vita, come un magnete. Allora sei pronto per intraprendere questo viaggio che cambia la vita? Sei pronto a sbloccare il potenziale nascosto nelle tue stesse parole? Immergiamoci e scopriamo le 3 parole che ti stanno trattenendo e come puoi bandirle dal tuo vocabolario per sempre. Parliamo della prima parola che sta sabotando segretamente il tuo successo: spero. Ora potresti pensare: cosa c'è di sbagliato nella speranza? Non è una cosa positiva? Ma ecco la verità. Quando dici spero, stai effettivamente inviando un segnale di incertezza e dubbio all'universo. Pensaci. Quando dici spero di riuscire a mantenere la mia salute o spero di potermi permettere di andare in pensione comodamente, quello che stai davvero dicendo è: non credo che sia possibile. Stai ammettendo a te stesso e al mondo che ti manca la fiducia nella tua capacità di realizzarlo. E indovina un po', l'universo ascolta. Allora qual è l'alternativa? È semplice, ma potente. Sostituisci spero con so. Questo piccolo cambiamento sposta la tua energia dalla disperazione alla certezza e abbondanza. Quando dici so che manterrò la mia salute o so che posso permettermi di andare in pensione comodamente, ti stai allineando con il risultato che desideri. Ma non credere solo alla mia parola, ecco alcune storie che ho ripreso direttamente dai commenti che le persone hanno lasciato sotto i video di questo canale. È incredibile vedere come, con un piccolo cambiamento di parole, alcuni abbiano trasformato la loro vita. Per esempio, Carla, un'insegnante in pensione, ha condiviso che per anni diceva «Spero di visitare l'Italia del Sud un giorno». Ma indovina un po'? Non è mai successo. Poi, ispirata da questo cambiamento linguistico, ha iniziato a dire «So che esplorerò l'Italia del Sud».
Con questa nuova convinzione, Carla ha iniziato a pianificare in modo concreto, facendo ricerche su borghi e città, risparmiando ogni mese un po' di denaro. E nel giro di 2 anni ha esplorato Puglia, Sicilia e costiera amalfitana, realizzando il suo sogno. Poi c'è Marco, che racconta di avere avuto problemi di salute, in particolare con il colesterolo. Diceva sempre: spero di riuscire a migliorare il mio colesterolo. Anno dopo anno, però, i valori rimanevano invariati. Ma quando ha capito l'importanza delle parole ed ha cambiato il linguaggio in «so che migliorerò il mio colesterolo», tutto è cambiato. Ha cominciato a seguire seriamente le indicazioni del medico, ha fatto scelte più salutari a tavola e ha inserito una camminata quotidiana. Dopo 6 mesi, Marco ha scritto che i suoi esami erano migliorati e che il medico ne era impressionato. Questi sono solo alcuni dei risultati che le persone hanno ottenuto, cambiando una parola e un pensiero limitante in uno potenziante. Sono storie come queste che dimostrano che il potere delle parole può davvero cambiare la vita. Questi non sono solo casi isolati. Questo principio è stato dimostrato più e più volte da persone di successo in tutti i campi. Pensiamo a Gianni Agnelli. Non sperava che la Fiat diventasse un punto di riferimento internazionale? Era convinto che lo sarebbe stata e ha guidato l'azienda con quella certezza. Oppure considera Sofia Loren. Non sperava di costruirsi una carriera duratura. Sapeva di avere il talento e la determinazione necessari per affermarsi e lasciare un segno nel mondo del cinema. Anche a 80 anni, mantiene il suo fascino e la sua presenza, convinta di poter continuare a ispirare. Lo stesso vale per Rita Levi Montalcini. Non si limitava a sperare di fare scoperte scientifiche importanti. Sapeva di essere capace di contribuire alla ricerca. La sua sicurezza e il suo impegno l'hanno portata a scoperte che hanno cambiato la scienza e le sono valse il Nobel. Ecco cosa intendo. Persone come Agnelli, Loren, Levi Montalcini non speravano semplicemente nel successo. Avevano una convinzione incrollabile, una certezza che ha guidato ogni loro scelta e ogni loro azione. È questo che le ha portate a raggiungere risultati straordinari. Ma ecco il punto. Non si tratta di un pensiero positivo vuoto. Quando dici io so, non stai solo cercando di ingannare te stesso. Stai facendo una dichiarazione all'universo e alla tua mente subconscia. Ti impegni a fare tutto il necessario per trasformare quella conoscenza in realtà. Allora, come puoi mettere in pratica tutto questo nella tua vita? Inizia catturando ogni volta che stai per dire spero. Fermati, fai un respiro e riformula con so. All'inizio potrebbe sembrare scomodo, persino un po' sciocco, ma resisti. Più pratichi, più diventerà naturale. E qui diventa davvero emozionante. Man mano che fai questo cambiamento, inizierai a notare cambiamenti nel tuo comportamento. Ti troverai a prendere azioni più decisive, a perseguire opportunità con maggiore fiducia e a perseverare di fronte alle sfide. Perché? Perché sai che il successo è inevitabile. Ricorda, la legge di attrazione afferma che simile attrae simile. Quando emani energia di certezza e fiducia, attrai circostanze e opportunità che corrispondono a quell'energia. È come sintonizzare la tua radio personale sulla frequenza del successo. Quindi ti lancio una sfida. Per la prossima settimana, elimina spero dal tuo vocabolario e sostituiscilo con io so e osserva come il tuo mondo inizia a trasformarsi. Sei pronto a fare questo potente cambiamento nella tua vita? Sei preparato a smettere di sperare e iniziare a sapere? Esploriamo ora la seconda parola che potrebbe ostacolare il tuo progresso. Ho bisogno. A prima vista questa frase sembra innocua, persino necessaria. Ma hai considerato come influisce sulla tua mentalità e sull'energia che proietti? Quando dici ho bisogno, stai essenzialmente trasmettendo un messaggio di mancanza e privazione.
Stai dicendo a te stesso e all'universo che sei incompleto, che qualcosa manca nella tua vita. Questo crea un senso di urgenza e disperazione che può effettivamente respingere proprio le cose che desideri. Pensaci, quanto spesso ti capita di dire cose come «ho bisogno di più soldi», «ho bisogno di un lavoro migliore» o «ho bisogno di perdere peso». Ogni volta che usi questa frase, stai rinforzando l'idea che non hai queste cose e, peggio ancora, che sei impotente senza di esse. Ma cosa succederebbe se ci fosse un modo per capovolgere questa narrazione? Cosa succederebbe se, invece di concentrarti su ciò che ti manca, potessi allenare la tua mente a riconoscere l'abbondanza che già esiste nella tua vita? La chiave è passare da una mentalità di bisogno a una di avere, essere. Invece di dire «ho bisogno di più soldi», prova con «sono finanziariamente abbondante», piuttosto che «ho bisogno di un lavoro migliore». Di sto perseguendo opportunità di carriera entusiasmanti. E invece di «ho bisogno di perdere peso», prova con «sto diventando più sano ogni giorno». Questo cambiamento potrebbe sembrare sottile, ma il suo impatto può essere profondo. Cambiando il tuo linguaggio, stai cambiando il tuo focus. Non ti stai più concentrando su ciò che manca, ma piuttosto stai affermando ciò che è già presente o in fase di manifestazione. Ecco alcuni esempi di vita reale di come questo cambiamento possa fare la differenza. Considera il campo delle finanze personali. Molte persone passano anni a dire «ho bisogno di risparmiare per la pensione», ma lottano per fare progressi. Tuttavia, coloro che cambiano il loro linguaggio in «sto costruendo il mio fondo pensionistico» spesso si trovano più proattivi. Potrebbero iniziare a ricercare opzioni di investimento, tagliare spese inutili o cercare fonti di reddito aggiuntive. Questo cambiamento di prospettiva porta ad azioni concrete che possono migliorare significativamente il loro futuro finanziario. Nel campo della salute e del fitness, è comune sentire le persone dire «ho bisogno di rimettermi in forma». Nonostante questo mantra ripetuto, spesso rimangono ferme. Ma quando le persone passano a dire «sto diventando più attivo», tendono a fare scelte più salutari, naturalmente. Questo potrebbe manifestarsi nel prendere le scale invece dell'ascensore, scegliere un parcheggio più lontano dall'ingresso del negozio o persino unirsi a una classe di fitness locale. Nel tempo, questi piccoli cambiamenti possono portare a miglioramenti significativi nella salute e nel benessere generale. Questi esempi illustrano una verità fondamentale. L'energia del bisogno spesso crea più mancanza, mentre l'energia dell'avere o dell'essere attrae abbondanza. Non si tratta solo di pensiero positivo, si tratta di allineare le tue parole, i tuoi pensieri e le tue azioni con la realtà che vuoi creare. Allora, come puoi applicare questo nella tua vita? Inizia diventando consapevole di quanto spesso usi la parola bisogno. Ogni volta che ti capita di dirlo, fermati e riformula la tua affermazione in un modo che affermi l'abbondanza piuttosto che la mancanza. Per esempio, invece di «ho bisogno di più amici», prova con «sono aperto a nuove amicizie». Anziché «ho bisogno di viaggiare di più», prova con «sto pianificando viaggi entusiasmanti». E invece di «ho bisogno di essere più sicuro di me», afferma «sto crescendo in sicurezza ogni giorno». Mentre pratichi questo cambiamento di linguaggio, probabilmente noterai un cambiamento nella tua prospettiva. Inizierai a concentrarti di più sugli aspetti positivi della tua vita e sui progressi che stai facendo. Questo focus positivo, a sua volta, può aiutarti ad attrarre di più ciò che desideri. Considera come questo potrebbe applicarsi in varie aree della vita. Nelle relazioni, invece di dire «ho bisogno di un partner», potresti dire «sono degno di amore e compagnia». Nello sviluppo della carriera, piuttosto che
ho bisogno di una promozione. Prova con sto sviluppando le mie competenze professionali per la crescita personale. Invece di ho bisogno di essere più paziente, afferma sto coltivando la pazienza nella mia vita quotidiana. È importante notare che non si tratta di negare bisogni reali o ignorare aree della tua vita che richiedono attenzione. Piuttosto, si tratta di affrontare queste aree da una posizione di potere e possibilità, piuttosto che di mancanza e limitazione. Eliminando ho bisogno dal tuo vocabolario, non stai solo cambiando le tue parole, stai cambiando il tuo rapporto con il mondo intorno a te. Stai passando da una posizione di scarsità a una di abbondanza, da impotenza a empowerment. Sei pronto a fare questo cambiamento? Riesci a immaginare come potrebbe cambiare la tua vita se affrontassi ogni giorno da un luogo di abbondanza piuttosto che di bisogno? Il potere di fare questo cambiamento è nelle tue mani, o più precisamente, nelle tue parole. Affrontiamo ora la terza e ultima parola che potrebbe trattenerti. Non posso. Questa semplice frase potrebbe sembrare innocua, ma in realtà è una delle espressioni più limitanti nel nostro linguaggio. Quando dici non posso, stai erigendo una barriera mentale, chiudendo le possibilità prima ancora di dar loro una chance. Non posso riflette spesso esperienze negative passate o limitazioni autoimposte. È un modo per proteggerci dal potenziale fallimento o delusione, ma in realtà ci tiene intrappolati nelle nostre zone di comfort, impedendoci di raggiungere il nostro pieno potenziale. Pensa alle volte in cui hai usato questa frase: non posso imparare una nuova lingua alla mia età, non posso iniziare una nuova carriera ora, o non posso migliorare la mia condizione di salute. Ogni volta che pronunci queste parole, stai rinforzando una convinzione nelle tue stesse limitazioni. Stai dicendo alla tua mente subconscia di smettere di provare, di arrendersi prima ancora di iniziare. Ma cosa succederebbe se potessi sostituire non posso con posso? Questo semplice cambiamento apre un mondo di infinite possibilità. Sposta il tuo modo di pensare da uno di limitazione a uno di opportunità e crescita. Esaminiamo alcuni esempi concreti di come le persone abbiano superato la mentalità del non posso. Nel mondo degli affari, molti imprenditori di successo hanno sfidato l'idea che fosse troppo tardi per iniziare una nuova carriera o realizzare un sogno. Pensiamo a Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Nato in una famiglia umile, ha cominciato da giovane come apprendista in una fabbrica, eppure non ha mai pensato «non posso diventare un imprenditore di successo». Credeva fermamente di poter costruire qualcosa di grande e, nonostante le difficoltà, ha fondato una delle aziende di occhiali più importanti al mondo. O prendiamo Adriano Olivetti. Non si è limitato a sperare che la sua azienda potesse innovare, ma sapeva che poteva trasformare la tecnologia e il design in Italia. Ha rivoluzionato l'industria con la sua visione, sfidando ogni limite imposto dal mercato del tempo. Anche nella moda troviamo esempi potenti. Miuccia Prada non ha permesso che le aspettative familiari limitassero la sua creatività. Ha iniziato la sua carriera nella moda negli anni 70, rivoluzionando il marchio di famiglia con un'impronta tutta sua. Non ha mai pensato «non posso innovare in un settore già affollato», ma ha creduto nelle sue idee, portando Prada a essere un marchio globale. Questi imprenditori non si sono fermati davanti alla paura o ai limiti imposti dalla società. Non hanno permesso che l'età, l'esperienza o le circostanze definissero ciò che potevano fare. Al contrario, hanno costruito il proprio successo proprio sfidando la mentalità del non posso e adottando quella del posso. Nel campo dei successi fisici, abbiamo visto numerosi esempi di persone che superano ostacoli apparentemente insormontabili.
atleti con arti protesici che competono in maratone e triathlon, persone con disabilità visive che scalano montagne. Questi individui hanno rifiutato di accettare "non posso" come loro realtà. Anche nel campo dell'istruzione vediamo esempi ispiratori di apprendimento per tutta la vita. Persone nei loro 70 e 80 anni stanno ottenendo lauree, imparando nuove lingue e padroneggiando nuove tecnologie. Hanno sostituito "non posso imparare alla mia età" con "posso sempre imparare qualcosa di nuovo". Questi esempi ci mostrano che "non posso" è spesso solo una limitazione autoimposta. Quando sfidiamo questa convinzione, ci apriamo a possibilità incredibili. Allora, come puoi iniziare a eliminare "non posso" dal tuo vocabolario? Ecco alcuni passi pratici. Numero 1. Diventa consapevole di quando usi la frase "non posso". Ogni volta che la noti, fermati e sfida quel pensiero. Numero 2. Riformula l'affermazione. Invece di "non posso", prova a dire "non ancora o sto imparando a". Questo riconosce che, sebbene ora potresti non essere in grado di fare qualcosa, è una competenza che puoi sviluppare. Numero 3. Chiediti: perché no? Quando ti accorgi di dire "non posso", chiediti perché no. Spesso scoprirai che i motivi non sono così solidi come pensavi inizialmente. Numero 4. Inizia con piccoli passi. Se un obiettivo sembra schiacciante, suddividilo in passi più piccoli e gestibili. Invece di "non posso correre una maratona", inizia con "posso camminare per 10 minuti al giorno". Numero 5. Celebra le piccole vittorie. Ogni volta che fai qualcosa che pensavi di non poter fare, festeggia. Questo rinforza la convinzione che sei capace di crescere e cambiare. Sostituendo "non posso" con "posso", non stai solo cambiando le tue parole, stai cambiando tutto il tuo approccio alla vita. Ti stai aprendo a nuove esperienze, nuove opportunità di apprendimento e nuovi successi. Considera come questo potrebbe applicarsi in varie aree della tua vita. Nella salute, invece di dire "non posso perdere peso", prova con "posso fare scelte più salutari ogni giorno". Nelle relazioni, piuttosto che "non posso trovare un partner compatibile", di "posso lavorare per essere il tipo di partner che voglio attrarre". Nello sviluppo personale, invece di "non posso superare le mie paure", afferma "posso affrontare le mie sfide con coraggio". È importante notare che dire "posso" non significa che tutto sarà facile o che avrai successo al primo tentativo. Significa che sei disposto a provare, a imparare, a crescere e a perseverare anche quando le cose si fanno difficili. Sei pronto a bandire "non posso" dal tuo vocabolario. Riesci a immaginare le porte che potrebbero aprirsi quando affronti la vita con un atteggiamento di "posso". Cambiare il tuo vocabolario può sembrare un piccolo passo, ma ha il potere di trasformare profondamente la tua realtà. Eliminando queste 3 parole, "spero", "ho bisogno" e "non posso", dal tuo linguaggio quotidiano, ti stai preparando per una vita con più possibilità, abbondanza e realizzazione. Ora che abbiamo esplorato come queste parole possano trattenerti, potresti chiederti: cambiare poche parole può davvero fare una differenza così grande nella mia vita? La risposta è un sì deciso. Le tue parole non sono solo un riflesso dei tuoi pensieri, ma modellano il tuo modo di pensare, le tue azioni e, alla fine, i tuoi risultati. Quando sostituisci "spero" con "io so", non stai solo cambiando il tuo linguaggio, stai passando dall'incertezza alla fiducia. Questa nuova sicurezza può spingerti a intraprendere azioni audaci, allineate con i tuoi obiettivi. Invece di aspettare passivamente che accadano cose positive, ti troverai a creare attivamente opportunità. Sostituendo "ho bisogno" con un linguaggio di abbondanza, trasformerai il tuo rapporto con il mondo. Non ti sentirai più costantemente privo di qualcosa. Al contrario,
inizierai ad apprezzare le risorse e le possibilità già presenti nella tua vita. Questo senso di gratitudine e abbondanza attirerà ancor più esperienze positive. E bandendo non posso dai tuoi pensieri e discorsi, abbatti le barriere mentali che ti hanno trattenuto. Affronterai le sfide con una mentalità di risoluzione dei problemi, chiedendoti come posso, invece di arrenderti ancor prima di iniziare. Questo cambiamento aprirà strade che in passato pensavi fossero chiuse. Ma ricorda, questi cambiamenti non avvengono dall'oggi al domani. Come ogni trasformazione che merita impegno, richiedono tempo, pratica e pazienza. Potresti inciampare, ricadendo nei vecchi schemi, ed è normale. L'importante è continuare ad andare avanti, sostituendo costantemente il linguaggio limitante con alternative potenzianti. Nel tempo, probabilmente, noterai sottili cambiamenti nella tua vita. Potresti sentirti più sicuro in situazioni sociali, più motivato a perseguire i tuoi obiettivi o più resiliente di fronte agli ostacoli. Questi piccoli miglioramenti, giorno dopo giorno, possono portare a risultati straordinari. Quindi, sei pronto a sfruttare il pieno potere delle tue parole? Sei pronto a parlare verso una versione di te stesso più sicura, abbondante e forte? La scelta è tua e il momento è ora. La tua nuova realtà sta aspettando di essere pronunciata in esistenza. Eliminare spero, ho bisogno e non posso dal tuo vocabolario non è solo una questione di parole. È un cambiamento radicale di mentalità che ti permette di assumere il controllo della tua vita con una nuova consapevolezza. Ogni parola che scegli di usare è un passo verso una realtà che ti rispecchia in modo autentico, che sostiene i tuoi sogni e ti avvicina al tuo potenziale. Pensa a come sarebbe affrontare ogni giornata con la convinzione di sapere che sei in grado di raggiungere i tuoi obiettivi, di vivere con abbondanza e di affrontare ogni sfida con la sicurezza di poterla superare. Con ogni frase potenziante stai costruendo un nuovo modo di pensare, un nuovo approccio alla vita che non solo eleva la tua autostima, ma ti apre porte che prima sembravano chiuse. Questo è il momento di fare il prossimo passo. Inizia oggi a osservare il linguaggio che usi con te stesso e con gli altri e sostituisci attivamente le parole limitanti con alternative che ti elevano. Rendilo una pratica quotidiana, qualcosa che fai con intenzione e determinazione, sapendo che ogni parola ha un impatto. Sappi che le sfide che affronterai lungo il percorso sono naturali. È normale avere dubbi o ricadere nei vecchi schemi, ma ricorda che ogni piccola correzione che fai rinforza il tuo nuovo modo di essere. Infine pensa a questo cambiamento come a un dono che fai a te stesso, il dono di una nuova visione della vita, costruita su una mentalità di possibilità, fiducia e determinazione. Ogni volta che scegli di dire io so invece di spero, ogni volta che sostituisci ho bisogno con sono grato e non posso con posso, stai dichiarando a te stesso e al mondo la tua intenzione di crescere e di trasformare i tuoi sogni in realtà. Allora prendi in mano il potere delle tue parole e inizia oggi questo viaggio, perché la vita che desideri è lì, pronta per essere plasmata da ciò che dici, da ciò che pensi e da ciò in cui credi. La tua nuova realtà aspetta solo che tu le dia voce. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero ti sia piaciuto. Magari metti un like e un commento per farmelo sapere. In descrizione ti lascio altri interessanti approfondimenti su questo argomento. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuno dei nostri contenuti. Al prossimo video! E ricorda che sei tu il capitano che decide la rotta della tua vita.